Rieccoci quest'oggi con le nostre amate sibille, appunto nella versione delle Bluebird. Allora, le nostre amate sibille Lenormand che ci dovranno dare una mano per appunto capire qualcosa in più di questa persona, di questo giovane che è l'eterno indeciso. Quindi quest'oggi ovviamente ci occupiamo di chi, anche avendo con voi una storia, una frequentazione, magari anche da tanto tempo, però o non si decide a fare il primo passo, oppure per esempio non si decide sul mettere la testa a posto, o comunque nel comportarsi in maniera molto più saggia, più matura, una persona che non vuole per esempio impegnarsi un po' di più, per esempio fidanzarsi, sposarsi, o una persona che proprio non ci pensa a voler tornare, quindi una persona con la quale voi potreste aver avuto appunto un litigio, una discussione o addirittura anche una rottura. Per questa stesa utilizzerò un metodo molto conosciuto e anche molto amato, ossia il metodo della croce semplice, che appunto con sole 5 posizioni, però può dirci molto, obiettivamente appunto, di questo giovane, di questo uomo, di questa persona. Ovviamente 5 posizioni inerenti appunto ai pro e i contro e in particolar modo il futuro, con anche il consiglio al centro. Comunque poi vi spiegherò man mano le varie posizioni appunto dopo aver mescolato il mazzo. Aperta e chiusa parentesi, in descrizione trovate il link di un video precedente in cui appunto ho spiegato in maniera molto dettagliata attraverso una sorta di videocorso appunto la storia e ovviamente anche carta per carta, quindi significato per significato, appunto il mazzo delle Sibille Lenormand. In caso ovviamente dunque vogliate esserne a conoscenza, basta cliccare sul link appunto in descrizione. E ovviamente abbonarsi, poiché questo video fa parte appunto dei video in abbonamento, a poco più effettivamente di un caffè al mese, per poter appunto saperne di più non solo sulle Sibille ma anche su altri ben 37 argomenti. Ci sono ben 37 video inerenti appunto a tutti gli arcani maggiori trattati carta per carta, i vari mazzi appunto utilizzati sul canale, appunto tutte le varie Sibille, quindi non solo le Lenormand, e ovviamente anche rune piuttosto che ovviamente aspetti astrologici di notevole importanza per quanto riguarda le letture tarologiche. Quindi per chiunque di voi voglia abbonarsi appunto c'è proprio la sezione degli abbonamenti ai videocorsi, ripeto ben 37 video, per chiunque ovviamente voglia conoscere anche la storia ma soprattutto i significati e le varie metodologie di stesa di tutti gli arcani, anche oracoli, sibille e quindi anche rune comprese. Dunque, ora torniamo alla nostra stesa e appunto possiamo iniziare a mescolare appunto il mazzo di sibille e quindi affidiamoci al principio di sincronicità .
Perfetto. Dunque, riponiamo appunto il resto del mazzo distante, del focus della stesa, e come potete vedere qui abbiamo appunto il metodo della croce semplice, che è un metodo appunto a 5 carte. Prima carta estratta, i pro, cioè ciò che è a favore della situazione, cioè cosa vede di bello lui in voi e nel vostro rapporto. Seconda carta, molto importante a questo punto, invece i contro, ciò che depone un po' a vostro sfavore, ciò che porta questa persona a temporeggiare così tanto e ad essere così indecisa. Terza carta, la carta del giudice, viene definita appunto così nel metodo della croce semplice, ossia i fatti inaspettati, ciò che il karma porrà sul vostro cammino, indipendentemente dalla vostra volontà o azione. Quarta carta, la sentenza, quindi ciò che accadrà effettivamente tra voi e questa persona, cioè se la situazione andrà a sbloccarsi. Carta centrale importante è il consiglio, cioè come si dovrebbe agire per ottenere ovviamente il massimo risultato. Iniziamo dunque ragazzi dalla prima posizione e dunque cerchiamo appunto di capire i pro della situazione, cosa pensa e prova diciamo questa persona. Che carta meravigliosa! Allora qui abbiamo la 24esima sibilla, ossia la sibilla del cuore. Allora ragazzi, è fuori di dubbio che questa persona provi sentimenti per voi, sentimenti, emozioni, d'accordo? Grande passione, questa persona è attratta da voi, vi vuole assolutamente, non vuole chiudere il vostro rapporto. È una persona che vedendovi, guardandovi o anche semplicemente avendo notizie di voi prova gioia, felicità, serenità. È una persona che ha pensieri romantici anche nei vostri confronti ed è una persona che si sente contraccambiata da voi. Quindi non è una persona che di voi diffida, ok? È una persona che vi vede tutto sommato come persone appunto sincere, come persone pulite, dal cuore puro, dal cuore onesto, e vi vede come la persona giusta. Quindi una sorta di anima gemella, magari mai conosciuta e mai incontrata prima. Vi vede come una persona capace di fedeltà, una persona emotivamente stabile, quindi diciamo ecco la donna ideale, d'accordo? E vi vede come, in caso tra voi non ci sia già una storia da tempo, una conoscenza che possa diventare molto importante. Quindi diciamo che tra voi e questa persona qualcosa è nato e in lui è scoccato il sentimento e l'amore. Questa è una persona, in caso diciamo sia stata lontana da voi per molto tempo a seguito di una rottura, che spera in una riconciliazione. Questa è anche una carta legata alla bellezza fisica e al fascino, quindi vi vede veramente estremamente belle esteticamente. Quindi diciamo che questa persona ha un'immagine di voi assolutamente idilliaca, cioè questa è una persona che sa ad oggi, è assolutamente convinta tuttora, che l'avervi incontrato è stato un momento di grande fortuna, perché questa persona si è trovata di fronte alla donna che ha sempre cercato e voluto, d'accordo? Quindi, ripeto, come la donna ideale. È chiaro che questa persona, quindi, nonostante tra voi ci possa essere stata una rottura, una chiusura, un litigio, ecco che comunque questa persona vuole ritornare da voi in pace, non vuole litigi, non vuole discussioni, non ha rancore nei vostri confronti. La carta del cuore non è una carta che parla di rancore, di ripicche, di dispetti. Questa persona vuole coltivare il vostro rapporto. Quindi sui sentimenti di questa persona nei vostri confronti non ci devono essere assolutamente dubbi, perché questa è una carta che parla di sentimento, di cuore che batte e di un'idea di voi davvero eccellente.
Allora, vediamo in seconda posizione i veri ostacoli. Allora, la carta della nave del battello. Allora, ragazzi, questa è una carta che parla di molte casistiche, secondo me ne copre veramente molte. Innanzitutto il battello, la nave, rappresenta la distanza pratica, logistica, geografica. Cioè, in caso voi abitiate, ecco, lontani, quindi non nella stessa città o comunque non nei paraggi, ecco che questa persona vede in questa lontananza un fattore di rischio e un fastidio notevole. Quindi non riesce a vivere in maniera tranquilla e serena un rapporto con una persona lontana. Nel momento in cui ovviamente quindi questa persona pensa a voi, pensa ad un trasferimento, ad un viaggio, anche magari volendolo proporre a voi, ma dà quasi per scontato che voi non siate disposte in qualche modo ad avvicinarvi a lui o a fare questo sacrificio. E a sua volta però anche lui, ahimè, non si sente pronto nel fare questo, diciamo, ecco, spostamento, nel compiere questo spostamento, questo viaggio, questo trasloco. In caso tra voi non ci sia, diciamo, una distanza pratica, quindi, ma semplicemente, ecco, metaforica, ecco che questa persona, pur vedendovi la donna ideale, però vede delle distanze tra di voi, magari in questo caso appunto non pratiche, non chilometriche, ma come visione, diciamo, del rapporto per quanto concerne determinati argomenti. Cioè vi sente molto diverse da lui, cioè potreste non collimare per quanto concerne alcune questioni che per lui sono importanti, irrinunciabili e per cui sente una forte incompatibilità. Quindi distanza caratteriale su alcuni punti, non su tutto ovviamente, ma su alcuni punti che lo feriscono o comunque che lo preoccupano, che lo rendono così indeciso nel compiere, nel fare quel passo in più. Inoltre, in caso voi siate impegnate e lui no, vede in voi una certa reticenza nel voler cambiare la vostra condizione, quindi nel voler lasciare il vostro compagno. Cioè vi vede molto ancorate alla quotidianità, all'abitudinarietà, magari pur non amando più il vostro compagno. Di conseguenza questa persona teme, quest'uomo teme che voi vogliate, diciamo, ecco, tenerlo un po' troppo sulle spine, menando un po' troppo il can per l'aia e ovviamente non arrivando mai ad una scelta, ad una decisione. Quindi questo in caso ovviamente voi siate impegnate. In caso l'impegnato sia, ahimè, lui, ecco, questo concetto vale per lui, cioè lui vede e sa, è consapevole di ecco, avere delle difficoltà nel prendere una decisione e ovviamente nel cambiare il proprio partner. Quindi nel non riuscire in maniera così, ecco, diciamo, coraggiosa a porre fine ad un rapporto già esistente per iniziarne uno completamente nuovo. Quindi è una carta che parla anche di paure e quindi proprio di indecisioni che rallentano i tempi. Ecco, questa persona, ragazzi, è molto consapevole del fatto che i tempi tra di voi siano molto rallentati rispetto alle aspettative e ai desideri di ciascuno, sia vostri che suoi. Ma questi rallentamenti, e questo, diciamo, ecco, procrastinare anche eventualmente una presa di posizione chiara nei confronti del vostro rapporto, ecco, tutto questo dipende proprio da questi svariati fattori. Quindi o una lontananza fisica, chilometrica, o una lontananza per quanto concerne, ecco, certi aspetti del modo di vivere, per esempio un rapporto e i sentimenti, oppure proprio un'incapacità o vostra o sua o magari anche di entrambi, in caso siate entrambi per esempio impegnati,
ecco, incapacità di portare a termine i vecchi rapporti per aprirsi completamente al nuovo, quindi il dover rallentare questo viaggio, no? Metaforicamente il viaggio della nave che procede invece appunto molto lentamente perché ovviamente è in accezione negativa, in questo caso la carta della nave o del battello. Vediamo ragazzi in terza posizione appunto cosa accadrà nell'immediato futuro, ecco appunto in maniera del tutto imprevedibile. Allora parlavamo appunto di bivio, di indecisione, qui abbiamo proprio la sibilla del bivio, del sentiero. Allora sicuramente questa persona nell'immediato futuro si troverà proprio di fronte ad una duplice opportunità, quindi ad una duplice possibilità e al proprio libero arbitrio, quindi dovrà effettuare una scelta, dovrà prendere una decisione, quindi dovrà compiere veramente un atto di volontà che determinerà il vostro percorso. In caso tra di voi non ci sia una storia, ma semplicemente diciamo ecco una conoscenza iniziale, questa persona potrebbe trovarsi di fronte alla necessità di scegliere per esempio tra voi e un'altra persona, cioè tra il continuare diciamo ecco la conoscenza con voi e invece l'iniziare la conoscenza con un'altra persona. Oppure in caso invece tra voi ci sia già una frequentazione diciamo ecco più o meno regolare o addirittura una storia da molto tempo, ecco che questa persona si troverà messa di fronte ecco o da voi oppure proprio anche da un caso del destino appunto alla necessità di mostrare il suo interesse nei vostri confronti. Ovviamente dovrà scegliere se dimostrare realmente che a voi ci tiene, quindi la sibilla del cuore che c'è, oppure se continuare a nascondersi e a nascondere questi sentimenti. D'accordo? Cioè questa persona sarà chiamata dal destino, perché questa è la posizione del karma, a decidere in qualche modo se procedere lungo questa via, cioè questo comportamento abituale di esitazione, di indecisione, mantenere una certa distanza, andarci coi piedi di piombo, oppure se obiettivamente invece prendere in mano finalmente la situazione, magari anche per carità, dopo una certa riflessione, ma comunque, ecco, smuovere un po' le acque, la situazione. Fatto sta che la carta del bivio rappresenta una scelta obbligatoria alla quale non ci si può sottrarre. Quindi questa persona a breve sarà chiamata a compiere una scelta. Quindi in qualche modo questa persona o lascerà la situazione così com'è, però per sua decisione, oppure potrebbe arrivare a sbloccare la situazione. È chiaro che dunque questa persona dovrà mettere da parte paure, indecisioni, dubbi, tentennamenti. Quindi questa persona evidentemente dovrà finalmente cercare di agire, se non altro si spera, in maniera coraggiosa. Anche magari scegliendo, perché no, tra due o più opportunità. Questa persona magari potrebbe essere corteggiata da un'altra persona. E questo potrebbe essere un banco di prova per capire effettivamente che in realtà questa persona sia veramente innamorata di voi, presa veramente per voi, capace di grande fedeltà. Quindi obiettivamente questa persona dal destino, ripeto ragazzi, dal karma, sarà quindi chiamata a prendere posizione. Se non altro a lasciare le cose così come stanno, quindi però comunque mostrandovi un atteggiamento smaccatamente di freddezza, ok? Oppure comunque sbloccando la situazione, mostrandosi invece molto più attenta a voi
e quindi anche molto più determinata nel voler cambiare le cose. Ovviamente il come procederà vediamo nella carta successiva, che rappresenta appunto il futuro un po' più in là. D'accordo? Quindi nell'immediato futuro questa persona si troverà a dover scegliere, a dover decidere. Quello che poi sceglierà, cosa sceglierà o chi sceglierà, lo vedremo ovviamente nella prossima carta. Vediamo dunque in quarta posizione cosa sceglierà. Allora qui abbiamo la carta dell'albero. Allora ragazzi, in caso fosse stata estratta un'altra carta, ad esempio la volpe, piuttosto che la carta del serpente, ecco che questa persona sicuramente avrebbe scelto un'altra donna, o comunque avrebbe anche, iniziato potenzialmente una storia parallela con un'altra donna. Avrebbe quindi optato per l'altra possibilità, per l'opzione B, d'accordo? Oppure di vivere, per esempio, in caso fosse stata estratta la sibilla della frusta, per esempio, il vostro rapporto unicamente da un punto di vista, erotico, sessuale. Con la carta invece dell'albero, la situazione è ben diversa, per fortuna per voi. Perché? Innanzitutto qui non stiamo parlando della scelta di un'altra donna, quindi in caso lui abbia subito il fascino di una terza persona, oppure ovviamente un'altra donna possa averlo corteggiato, ecco che quest'altra donna sparirà, ovviamente lui sceglierà assolutamente voi. In caso non ci sia stata nessun'altra donna, lui sceglierà di cambiare il suo approccio al rapporto con voi, mostrando molta più energia, molta più determinazione, vitalità, equilibrio e anche, volendo portare a crescita e a sviluppo il vostro rapporto. Questa persona porterà molta pazienza, anche in caso tra di voi ci siano stati degli screzi dovuti appunto, come dicevo a inizio stesa, magari a differenze caratteriali importanti. Deciderà di dare tempo al tempo e di procedere, ripeto, con discrezione, ma comunque anche con rispetto, cercando anche di scendere a compromessi addirittura. Perché, ripeto, questa persona si renderà conto che, come è tipico dell'albero e delle radici di un albero, la connessione con voi è molto profonda. Questa persona sente quasi una connessione karmica, cioè veramente crede di aver incontrato l'anima gemella, e ve lo dicevo già con la carta del cuore. Quindi questa persona centrerà molto di più le sue azioni, i suoi pensieri per quanto concerne appunto voi. La carta dell'albero può anche rappresentare la famiglia di origine, quindi questa persona potrebbe, farsi aiutare e consigliare anche da appartenenti al suo nucleo familiare, per esempio i genitori, piuttosto che fratelli, sorelle. Il consiglio però in questo caso non sarà a voi sfavorevole, bensì molto favorevole, d'accordo? Quindi è una carta molto bella, la carta dell'albero, che parla di stabilità per quanto concerne la vostra relazione, di solidità, di chi agisce con pazienza, con determinazione, volendovi anche far star bene, perché la carta dell'albero spesso è legata a, per esempio, professioni d'aiuto, medico, infermiere, psicologo, psichiatra. Quindi questa persona cercherà di farvi star bene, pur non svolgendo magari queste professioni, e farà di tutto per approfondire il vostro rapporto, quindi per mettere radici profonde. Qual è l'unico neo di questa sibilla? Che piace poco, lo so, per questo motivo, e cioè le tempistiche, perché purtroppo, ahimè, i tempi sono un po' lunghi. Ossia, grosso modo, entro i prossimi 5 o 6 mesi, ma è una carta che può anche arrivare ad 1 anno di tempo. Cioè,
questa persona vorrà portare quindi il vostro legame ad uno stadio molto più profondo, ma ovviamente lo farà con tempistiche abbastanza lunghe e anche con una certa lentezza, ma evidentemente perché per questa persona sarà molto importante approfondire la vostra conoscenza. D'accordo? Quindi entro i prossimi 2 mesi al massimo abbiamo la carta del bivio, che ha come validità temporale appunto grosso modo un paio di mesi, per cui questa persona si troverà di fronte ad una scelta, d'accordo? 6-7 settimane circa. Successivamente questa persona la scelta la farà e vorrà comunque, rimboccandosi le maniche, portare ad approfondimento il vostro rapporto. Però ovviamente, ragazzi, vi ripeto, con tempistiche un po' lunghe, quindi entro, diciamo, grosso modo i prossimi 5-6 mesi, se non addirittura entro l'anno. Ovviamente, però, ripeto, è una carta, la carta dell'albero, molto bella, che parla di salute, in questo caso ovviamente metaforica, cioè un rapporto in salute. Quindi verranno superate le vostre difficoltà. Probabilmente grazie anche a questo bivio, grazie anche a questa scelta che permetterà a questa persona anche di riflettere molto bene sul vostro valore. Allora, vediamo ora in posizione centrale il consiglio. Allora, qui abbiamo la cicogna, un consiglio molto utile secondo me. È una carta che vi parla di comunque non abbattervi, anzi di tentare di stuzzicare, di portare voi ad evoluzione, ecco, la situazione se la persona risulta così indecisa, insicura e lenta, e abbiamo visto che sarà particolarmente lenta questa persona. La cicogna parla infatti di evitare, ragazzi, la stagnazione, di muoversi, di portare a compimento delle situazioni, di portare a rinnovamento il vostro rapporto, di stuzzicare magari anche maliziosamente questa persona, di evitare i blocchi e ovviamente di non bloccarvi voi stesse, magari arenandovi su situazioni di preoccupazione, di insoddisfazione. Andate avanti. In caso questa persona possa, appunto con la carta del bivio, abbiamo visto, cercare una riappacificazione, ovviamente con voi date la possibilità a questa persona di riavvicinarsi a voi. Comunicate in maniera positiva, allegra e serena, ovviamente, con questa persona. È una carta che parla di fecondità, no? È la carta anche della gravidanza, quindi ovviamente metaforicamente, ecco, di idee sempre fertili. Cioè, in caso tra di voi non ci sia una storia, per esempio, ma semplicemente vi conosciate da poco tempo, vi seguiate per esempio sui social, cercate di stuzzicare questa persona magari con informazioni sul vostro conto, su foto particolarmente belle che mettano in risalto la vostra bellezza. Lo abbiamo visto, questa persona è molto attratta da voi, quindi diamogli un po', no? Ecco, di che sognare, ok? Quindi cercate di portare a trasformazione con allegria il vostro rapporto, sia in caso vi frequentiate da tempo, sia in caso evidentemente da poco tempo. Cioè dovete essere voi per prime a rinnovare voi stesse e il vostro approccio nei confronti di questo rapporto. Quindi via musilunghi, via pensieri negativi, rinnovatevi. La cicogna parla di tutto ciò che rinasce a primavera, di tutto ciò che ritorna, no? Dopo uno stop, d'accordo? Dopo un momento magari di rottura, di allontanamento o semplicemente un raffreddamento della situazione dopo impegni. Ecco, cercate di promuovere voi stesse, la vostra bellezza, la vostra persona. Cercate di far capire a questa persona che voi avete comunque delle qualità, magari anche nascoste, stuzzicando questa persona nel volervi ovviamente conoscere un po' di più. Evitate a tutti i costi la noia, evitate a tutti i costi, diciamo, di fermarvi, no? Comunque anche voi in una situazione di stagnazione, magari perché preoccupate. No! Siate voi in questo caso il cambiamento che vorreste vedere negli altri, ok? Ecco, tra l'altro, ragazzi,
La cicogna ha tempistiche brevi, quindi ovviamente si sta invitando, le sibille vi consigliano di agire nel breve, ok? Quindi iniziate sin da ora, entro i prossimi giorni, veramente le prossime settimane, iniziate immediatamente a rinnovare la vostra vita e la vostra quotidianità, altrimenti questa storia evidentemente di lentezza va troppo per le lunghe. Quindi cercate anche voi di dare una mano allo sblocco di questa situazione. Ora mi servono altre 4 carte per cercare di dare delle specifiche in più a questa carta, la carta appunto del bivio e alla carta dell'albero. Allora, il gentleman, perfetto. E qui abbiamo la chiave, perfetto. Allora, e qui abbiamo la lettera, perfetto. E qui abbiamo la volpe. Allora, ragazzi, iniziamo ovviamente dalle prime 2 carte, quindi appunto dal gentleman e dalla chiave. Allora, il gentleman ovviamente è lui, quindi è il soggetto, l'oggetto diciamo così della stesa, quindi c'è poco da dire ovviamente di questa carta, rappresenta proprio lui, ok? Il soggetto della stesa. La carta, la sibilla della chiave invece è veramente bellissima, è tra le sibille più belle del mazzo, veramente una delle carte migliori, perché rappresenta appunto la soluzione, la chiave, appunto la risoluzione per eccellenza ad un problema, quindi la scoperta di qualcosa di decisivo che ovviamente porterà appunto ottime notizie, comunicazioni, quindi nuove occasioni, ma anche eventualmente la scoperta di un eventuale segreto. Ecco, lui protagonista, ovviamente la carta affiancata alla chiave è il gentleman, quindi ovviamente lui. Questo ovviamente ci va a spiegare la carta del bivio. Abbiamo detto che evidentemente questa situazione, che tra voi procederà in maniera così positiva con la carta dell'albero, sicuramente si dovrà anche a questo bivio, l'ho detto poco fa, no? Quindi a questo momento di decisione di scelta, che sarà ovviamente fondamentale per permettere a questa persona di riflettere di più ovviamente per quanto riguarda appunto la vostra presenza nella sua vita, il vostro rapporto. Ecco, questo momento appunto di bivio sarà proprio creato appunto da questa chiave che rappresenta appunto la soluzione, la risoluzione, notizie che lui potrebbe scoprire anche in riferimento a voi o che potrebbe lui portare a voi, o queste nuove appunto occasioni che potrebbero fungere da, diciamo, ecco, momento importante voluto chiaramente dal karma e che permetterà appunto a questa persona di riflettere, quindi di giungere finalmente a questa scelta, a questo bivio. Quindi una carta anche che per fortuna va un po' ad accelerare i tempi delle carte, anche se sono molto lente, quindi evidentemente la carta comunque del bivio, che abbiamo detto essere relativa ai prossimi 2-3 mesi, evidentemente avrà tempistiche più brevi, ma di conseguenza per fortuna anche la carta dell'albero, che parlavamo addirittura anche di 5-6 mesi, ma anche entro l'anno, quindi evidentemente le tempistiche saranno sicuramente anche più veloci, grazie, ripeto, quindi a queste occasioni, a queste notizie, a queste comunicazioni, a questo, ecco, diciamo, se vogliamo, jolly da parte della sorte, del karma, del destino, che porterà appunto questa persona a riflettere e quindi a portare a soluzione, a risoluzione tutti i suoi dubbi. D'accordo? Quindi sì, confermo con questa carta che questa persona prenderà una decisione, farà una scelta che ovviamente vedrà voi come vincitrici. D'accordo? Quindi queste nuove idee, questa scelta, questa decisione scaturirà però proprio da questa chiave. Quindi da queste notizie, da queste informazioni, ripeto, da questo jolly, no? Voluto, da questo regalo voluto dal destino, che appunto porterà come una sorta di amuleto, bene, fortuna al vostro rapporto. È una delle carte, ripeto, veramente migliori del mazzo,
quindi rappresenta tutte le risposte. Questa persona avrà tutte le risposte di cui ha bisogno in riferimento a voi, al vostro rapporto, imparerà a fidarsi anche di più di voi, del vostro rapporto, vi capirà di più, vi conoscerà anche meglio in caso vi conosciate da poco tempo. Questo lo aiuterà a scegliere e a decidere, avrà tutte le risposte di cui ha bisogno. Ripeto, è una carta amuleto perché è una carta che quando viene estratta porta con sé proprio l'abbattimento, ecco, di qualsiasi dubbio, incertezza, cioè scompaiono le perplessità del gentleman in questo caso, quindi lui non avrà più dubbi e ripeto anche con tempistiche veramente molto molto veloci, quindi è veramente una carta portafortuna ragazzi, Quindi ragazzi, ripeto, notizie molto positive, comunicazioni, nuove occasioni, visite, potrebbero esserci anche incontri importanti tra voi e questa persona che porteranno finalmente questa persona a ovviamente decidere, a scegliere e quindi a sbloccare la situazione. Quindi carta veramente molto molto bella e soprattutto un abbinamento molto positivo, anche perché si affianca proprio a lui, quindi alla volontà di lui di sbloccare questa situazione. Quindi veramente grandi possibilità. Abbiamo visto che poi successivamente abbiamo la carta della lettera, che è una nuova carta di comunicazioni, esattamente come appunto la carta della chiave, con la carta della volpe. Allora, la carta della lettera rappresenta sempre notizie che arrivano scritte però, quindi lettere, messaggi scritti, sms, chat, è sempre qualcosa di scritto, non è mai un parlarsi, non è mai una telefonata che invece è rappresentata di solito dalla carta degli uccellini, quindi in questo caso è un qualcosa di scritto, quindi un messaggio, anche più di un messaggio, non soltanto un messaggio, d'accordo? Quindi più messaggi che permetteranno ovviamente a questa persona di avvicinarsi molto a voi, di conoscervi di più e di mettere, vedete, quelle radici date appunto dall'albero. Quindi probabilmente tra voi e questa persona accrescerà di molto la corrispondenza. In caso voi vi sentiate o scriviate poco, questa persona potrebbe proprio iniziare a scrivervi di più e quindi per esempio anche in maniera molto più profonda, conoscendovi appunto di più, ecco quelle radici di cui parlavamo appunto con l'albero. Quindi sicuramente ecco anche questa è una carta dalle tempistiche veloci. Questa persona cambierà molto evidentemente ragazzi nel suo modo di approcciare a voi, quindi vi scriverà di più e improvvisamente, perché di solito la carta della lettera è una notizia inattesa, improvvisa, positiva in questo caso, ma improvvisa, al massimo entro 3-4 settimane. Quindi sicuramente questa persona cambierà proprio approccio al vostro rapporto, volendo comunicare di più con voi, in maniera molto più chiara, molto più diretta. La carta della volpe si riferisce molto all'astuzia. Quindi in caso voi siate impegnate, questa persona cercherà di eludere la presenza del vostro compagno. In caso lui sia impegnato, cercherà di eludere ovviamente la presenza della compagna. Quindi sicuramente una persona, ripeto, che agirà con astuzia, con furbizia, con intelligenza, tipico ovviamente della volpe, è una persona che ce la farà però, assolutamente sì, perché la volpe è una carta che non implica il rischio, l'inganno, ma non il rischio. E ovviamente è una carta che parla di egoismo, cioè questa persona vorrà inseguire unicamente i suoi interessi personali, i suoi desideri, cioè voi. Voi rappresenterete per questa persona il suo obiettivo e agirà in maniera furba e astuta attraverso delle comunicazioni di anche, ecco, maggior profondità, quindi non superficiali, proprio per cercare di in qualche modo stringere molto di più il rapporto tra di voi in caso tra di voi non ci sia ancora una storia, oppure comunque in caso tra di voi ci sia stata per esempio una rottura, per riappacificarvi, ecco, in breve tempo, perché questo è quello che vuole questa persona, stringere i tempi, oppure per appunto approfondire il vostro rapporto, d'accordo? In particolar modo in caso tra di voi ci sia un rapporto
nascosto, clandestino, perché uno dei due impegnato, ovviamente, o entrambi, farà di tutto per evitare problematiche legate all'altra persona, a lui o a lei. Quindi sicuramente agirà con intelligenza. Potrebbe anche usare, ecco, mezzucci, perché la volpe parla di chi è furbo. D'accordo? Vuole ottenere questa persona voi siete il suo obiettivo, sì, e farà di tutto per ottenervi, anche magari manipolando un po' la realtà. La volpe rappresenta un po', diciamo, ecco, alcune similitudini rispetto al diavolo dei tarocchi, quindi chi agisce con grande furbizia per proprio interesse. È chiaro che questa persona cercherà di ammaliarvi, magari anche, ecco, cercando per esempio di promettervi quel qualcosa in più per il proprio tornaconto. Potrebbe magari giurarvi e spergiurarvi perdono in caso ci sia stata una rottura. Potrebbe, ecco, magari mistificare alcuni aspetti della realtà, ma lo farà perché vuole voi questa persona. Quindi potrebbe anche agire con molta astuzia, ma perché l'obiettivo siete voi. La volpe, ragazzi, però, parla di una relazione, la vostra appunto, che questa persona vuole abbia, diciamo, ecco, come feeling primario l'erotismo e il sesso. Ecco perché vi ho paragonato questa sibilla alla carta, al 15° arcano maggiore, quindi al diavolo, perché questa persona, diciamo che obiettivamente cercherà in qualche modo di riportarvi a sé o comunque di stringere in maniera profonda il vostro legame, anche e soprattutto perché vi desidera. D'accordo? Quindi la vera molla che farà scattare questa persona non sono i sentimenti, che ci sono, perché abbiamo visto che c'è la carta del cuore, ma quello che effettivamente porterà questa persona a cercare di sbloccare la situazione per vedervi di più, sentirvi di più e ovviamente avere un legame molto più profondo con voi, ecco, sarà data questa molla proprio dalla sessualità. Lo abbiamo detto, questa persona è molto attratta da voi, vi vede veramente molto belle esteticamente e quindi questa è una persona che vuole agire per cercare di ottenervi. Le tempistiche, ragazzi, della volpe sono un po' più lunghe rispetto alla lettera, sono tempistiche molto più simili all'albero, quindi grosso modo circa un paio di settimane, 15 giorni, ad un massimo di un annetto circa. Quindi il cambiamento, il velocizzare e comunque il prendere una decisione nei vostri confronti, lo smuovere la situazione, il rompere, diciamo, il ghiaccio con questo bivio, con questa chiave, con la lettera, quindi comunicazioni molto più frequenti e anche più profonde. Ecco, questo cambiamento avverrà entro breve, perché sono tutte carte veloci, al massimo, ripeto, qualche settimana, un paio di mesetti, ma proprio a tirarla. Il vero cambiamento, però, con l'albero e la volpe, si avrà, diciamo, ecco, anche attraverso un po' più di tempo, quindi qualche mesetto in più, entro, diciamo, ecco, l'anno solare. Ovviamente un cambiamento importante che permetterà al vostro rapporto di mettere radici, un rapporto che però avrà come base principale, come collante, l'erotismo e la sensualità, con la carta appunto della volpe. In caso ovviamente entrambi siate impegnati, la carta della volpe parla di segretezza, quindi della necessità, almeno ripeto per i prossimi mesi, di mantenere comunque ancora il vostro rapporto comunque in gran segreto. Quindi questa persona, in caso sia impegnata, deciderà, ripeto,
di avvicinarsi molto di più a voi e quindi di vedere obiettivamente con i suoi occhi, di toccare con mano la portata del vostro rapporto. Però chiaramente entro le prossime settimane, entro i prossimi mesi, questa persona non va a lasciare la compagna ufficiale. Non c'è la carta della bara in questo caso, no? Non ci sono carte di trasformazione in questo senso, però ci sono carte che parlano di una trasformazione interiore molto importante che porteranno sicuramente prima o poi ad un allontanamento dalla compagna ufficiale. Questo è uno step, però necessario, ragazzi, quindi una presa di posizione, comunicazioni molto più frequenti e un desiderio erotico e fisico molto forte che farà da collante. Molto spesso viene ribadito il concetto delle comunicazioni, quindi appunto il bivio, la chiave e la lettera. Quindi aspettatevi entro le prossime settimane molte più comunicazioni da parte di questa persona, quindi un approfondimento anche della vostra conoscenza o comunque della progettualità, in caso tra di voi ci sia già una storia da diverso tempo, più o meno segreta. Passaggio fondamentale, uno step necessario per poi poter arrivare ovviamente al cambiamento successivo, d'accordo? Perché la carta dell'albero parla anche di questo, cioè di persone impegnate che proprio potrebbero decidere ovviamente di chiudere definitivamente con il passato per aprirsi ad una nuova storia. Ma per arrivare a questo ovviamente è necessario questo momento, questo step intermedio, diciamo, fondamentale, cioè di una maggior conoscenza che voi avrete nelle prossime settimane e ovviamente nei prossimi giorni. Quindi tutti i dubbi di questa persona verranno ovviamente dipanati, questa persona quindi sarà pronta evidentemente a scegliere. Deve questa persona togliersi dei dubbi, deve capirci meglio e le sue indecisioni spariranno, si scioglieranno come neve al sole. Quindi direi stesa veramente molto molto bella. Ovviamente ragazzi questa è una stesa interattiva, come sempre lo ripeto per stese individuali che riguardano la vostra specifica situazione è necessario ovviamente ed è consigliabile il consulto privato, basta contattarmi all'indirizzo email che trovate in descrizione e a video e quindi programmare un consulto privato. In caso vogliate abbonarvi, c'è appunto la possibilità di farlo, o in caso siate già ovviamente abbonati, per esempio, al corso di Sibille piuttosto che di Tarocchi, ecco, potete tranquillamente abbonarvi anche alla sezione delle stese, riservate unicamente agli abbonati. Ovviamente, quindi basta cliccare su abbonati e a veramente pochi euro al mese, poco più di un caffè al mese, potete dunque ascoltare anche stese molto belle e curiose, inerenti ovviamente a qualsiasi argomento, l'amore chiaramente in particolare, riservate però ai soli abbonati. Dunque, questa stesa termina qui, come sempre mi raccomando, per quanto concerne voi forza, coraggio, determinazione, buone comunicazioni che abbiamo visto, ce ne saranno veramente tante tra voi e questa persona e anche qualche momento particolarmente al cardiopalma con questa volpe, con un forte erotismo e anche passione molto interessante tra voi e questa persona. Ovviamente dunque, come sempre, buona fortuna, buon percorso karmico e a presto!